Cari amici di G come Gabri, ben ritrovati in questo nuovo video. Siamo a ridosso della stagione 2023, molti di voi stanno per partire in stagione e le domande fioccano, soprattutto le curiosità, emergono i dubbi che hanno molti di voi perché stanno per affrontare la loro prima stagione di animazione. In questo video vado a rispondere a 5 delle vostre domande che mi sono pervenute tramite il canale Telegram G come Chat e dai vostri messaggi privati che mi avete mandato su Instagram. Il primo dubbio riguarda quella clausola dei contratti che riguarda il periodo di prova. Molti di voi non sanno minimamente di che cosa si tratti. Il periodo di prova è quel periodo a inizio del vostro contratto di durata variabile durante il quale potrete decidere di andarvene, per esempio perché non vi trovate bene o perché avete capito che non è il lavoro per voi, senza avere l'obbligo di dover dare una motivazione e senza dover pagare nessuna penale, né tantomeno dare un preavviso. Occhio però che durante questo periodo anche l'agenzia potrebbe mandarvi via senza dover necessariamente dare una motivazione e senza dovervi dare alcun preavviso. Quindi diciamo che questa clausola è a tutela di entrambe le parti. Durante questo periodo di prova dovrete essere comunque retribuiti perché avrete comunque firmato un contratto e vi dovrà essere corrisposta la cifra prevista per quei giorni di prova. Normalmente il periodo di prova può essere compreso fra una settimana o anche un mese, per esempio. L'importante è che il periodo di prova non superi mai il 50% della durata totale del vostro contratto. Domanda numero 2. Se me ne vado prima della fine del contratto durante la stagione, devo pagare una penale? In linea di principio, se è previsto da contratto, potrebbe esservi chiesta una penale. In genere però si applica solamente l'indennità di mancato preavviso. Cosa vuol dire? Che se per esempio sarà previsto un periodo di 15 giorni di preavviso da dare prima di andarvene e voi non lo rispetterete, dovrete pagare il corrispondente dei giorni che non avete dato di preavviso in proporzione al vostro contratto. In linea generale però, se darete il preavviso e ve ne andrete esattamente dopo questo periodo, non dovrebbero esserci problemi. Ovviamente il viaggio di ritorno sarà a carico vostro. E da qui arriviamo alla domanda numero 3. Il viaggio di andata e ritorno per e dalla struttura dove andrò a lavorare è a carico mio o dell'azienda? Ora, non c'è una regola scritta nei confronti dell'azienda che debba per forza pagarvi il viaggio per la struttura. Sarebbe buona norma farlo. Molte aziende incaricano i ragazzi stessi di organizzarsi per il viaggio e dietro la presentazione dei corrispettivi, quindi delle ricevute, delle spese che avete affrontato per il viaggio, vi sarà offerto un rimborso che potrà avvenire in busta paga, per esempio nella prima o nell'ultima busta paga. Occhio però, molte agenzie vi dicono che vi rimborseranno il viaggio di andata e ritorno, ma non lo faranno. Domanda numero 4. Cosa mi devo portare in stagione? Ho già fatto diversi video che parlano di questo, ve li linko qua da qualche parte, ma è buona norma ricordarsi di portarvi soprattutto vestiti per il giorno libero o per le serate. Poi ci sarà sicuramente il vostro capo animazione, capo equip, che vi invierà, dovrebbe inviarvi una lista di cose da portare. Io vi consiglio di portare con voi qualche medicinale, di portarvi degli abiti eleganti sicuramente, qualcosa di sportivo da sporcare e poi seguire comunque alla lettera le indicazioni del vostro capo equip o della vostra agenzia, perché in ogni agenzia ci sono serate a tema, per esempio, diverse da ogni altra. Domanda numero 5. Sono un tipo molto timido, riuscirò ad ambientarmi? La risposta è molto semplice, viene tutto da voi. Quello che più conta quando si parte per fare animazione è l'intenzione e la motivazione, la buona volontà. A tutti capita di avere dei periodi di scoramento, di essere intimiditi da questa nuova realtà, trovarsi in mezzo a gente sconosciuta e fare cose totalmente nuove in un contesto lavorativo sconosciuto anch'esso e seguendo dei ritmi lavorativi che probabilmente non si erano mai affrontati prima. L'importante è avere perseveranza, crederci e avere sangue freddo e pazienza. Come dicevo sempre ai miei animatori nelle prime settimane di lavoro, non vi lasciate scoraggiare dal fatto che vi sentite stanchi o che pensate di non farcela. È normale. È totalmente normale, avete cambiato totalmente le vostre abitudini, per cui lasciate che il vostro corpo si abitui a questi nuovi ritmi. Abbiate fiducia e abbiate pazienza. Certo, al netto di certi comportamenti, se tutti si comportano bene, se non avete un capo animazione che vi tira le sedie o che vi insulta, allora semplicemente mantenete la calma, guardatevi intorno e datevi tempo. Aspettate almeno 4 settimane prima di prendere decisioni drastiche. Andarsene dopo una settimana di lavoro o 10 giorni è assolutamente prematuro, sbagliato e potrebbe precludervi la possibilità di fare una delle esperienze più belle del mondo. Ma come funziona l'apertura di un villaggio? Come funziona l'inizio della stagione in un villaggio dove c'è l'animazione? Te lo dico in questo video, valla a seguire e non dimenticate di iscriverti al canale.